Giuseppe parlava, abbiamo selezionato i risultati, li abbiamo proposti ai vostri colleghi, insomma, in amministrazione avete fatto voi, comunità, evidentemente questa selezione dei risultati che andavano in qualche modo ripresi, oppure con Tucura avete preso quei risultati della valutazione, i problemi che emergevano evidentemente dalla valutazione e che andavano risolti come avete scelto, con quali criteri sono stati scelti questi risultati che in qualche modo andavano poi implementati nel cambiamento del programma? Sì, allora, le raccomandazioni formulate dal valutatore sono state riprese in toto dall'unità operativa 9, quindi nell'analisi preliminare che ci ha permesso di individuare le responsabilità, le funzioni organizzative da coinvolgere. Chiaramente in questa prima analisi abbiamo avvertito che alcune raccomandazioni probabilmente non erano pertinenti o già l'amministrazione, nel momento in cui abbiamo cominciato la trattazione, aveva già messo in atto delle soluzioni operative. Quindi di fatto l'attualità aveva un po' superato, spesso capita nei sistemi di qualità, una piccola innovazione aveva superato il contenuto della raccomandazione. Fondamentalmente però questo lavoro è stato fatto in collaborazione con gli uffici, sia durante la riunione collettiva che abbiamo fatto con tutti gli uffici, sia poi nei rapporti bilaterali con i diversi uffici che diciamo, si è mossa attraverso delle comunicazioni, perché poi questa analisi ci è stata restituita dagli uffici, perché abbiamo creato proprio una scheda dove al testo della raccomandazione si chiedeva all'ufficio competente di esprimere un giudizio di pertinenza, quindi se la raccomandazione era ritenuta pertinente veniva formulata una proposta operativa indicando peraltro anche una tempistica di realizzazione, proprio in tutta assonanza con quello che si fa con i sistemi di qualità. Ripeto appunto perché i contenuti soprattutto erano di natura procedurale ed organizzativa. Quindi alla fine, se ti devo dire il risultato, qualche raccomandazione del valutatore non è stata ritenuta pertinente o è stata, diciamo, in qualche modo già superata dall'attivazione di alcuni processi da parte dell'amministrazione. E questo chiaramente è stato espresso quando abbiamo trasmesso le proposte di soluzione operativa al valutatore. Giuseppe, quindi, scusa, ci puoi fare qualche esempio? Prima una scrematura fatta a livello di U9, un giudizio di pertinenza espresso per iscritto dagli uffici e poi la comunicazione appunto delle soluzioni operative o abbiamo reso edotto il valutatore che appunto l'amministrazione non intendeva proporre dei cambiamenti in quanto non riteneva pertinente la raccomandazione. Quindi questo Giuseppe, è stato un po' scusami, la sintesi di quello che abbiamo fatto. Ci fai qualche esempio pratico di raccomandazioni sulle quali avete riflettuto, raccomandazioni, risultati della valutazione sulle quali avete riflettuto e avete implementato poi? Sì, sì. Grazie. Allora guarda, ho proprio qui lo schema che ti ho anche inviato. Diciamo sicuramente diciamo, te ne vorrei scegliere qualcuna per esempio c'è la creazione, per esempio la raccomandazione che ci fa il valutatore di creare assieme all'organismo pagatore situazioni organizzative, strumentali, formative ed informative per superare le difficoltà dei beneficiari nella presentazione di istanze sul sistema informatico. Qui è stato fatto un lavoro con una convenzione che l'autorità di gestione ha fatto con Ageasin, quindi ha creato delle postazioni che appunto si occupano di tutte queste funzioni e che permettono appunto agli utenti, ahimè, di risolvere i problemi che spesso si presentano con il sistema informatico, quindi proprio una materiale presentazione e gestione delle domande. Su questo chiaramente abbiamo eccepito, diciamo, perché secondo noi non era pienamente pertinente, in quanto già diciamo, da diversi anni è operativo questo tipo di iniziativa. Quindi questa per esempio è una diciamo, di quelle che non è stata, alla quale diciamo, non abbiamo dato seguito. Un'altra invece molto interessante era quella, considerato che la considerazione che faceva il valutatore, il giudizio che dava sullo stato di attivazione del programma, dicendo che bisognava in qualche modo accelerare il passo. E lì l'autorità di gestione ha fatto diciamo, una riunione di pianificazione con i responsabili, sia con i responsabili di misura ma soprattutto con gli attuatori, con tutti gli uffici attuatori, e ha diciamo, messo su un calendario
con diciamo, delle scadenze molto stringenti per l'attivazione delle misure. Devo dire che questo ha permesso appunto una riflessione più generale sui motivi che in qualche modo ostavano, delle difficoltà che andavano superate per attivare appunto in maniera pregnante il PSR, e devo dire che diciamo, i risultati sono stati abbastanza soddisfacenti. Abbiamo tra l'altro in questo caso trasmesso proprio questo calendario dove appunto si diano le scadenze dell'attivazione dei bandi al nostro valutatore. Grazie Giuseppe. Invece la Vizzari, mi sembra che da voi non ci sia stato non ci sia evidentemente un vero e proprio step nel quale ci si ferma a riflettere su quali risultati e quali nomi. Parlava del fatto che partecipavano, ecco, questi stakeholder al processo, in qualche modo indirizzavano anche già le decisioni su quali risultati sarebbero stati implementati. Ci vuole approfondire questo aspetto magari? And these conclusions, they are derived from the analysis of a situation or project and whatever. We expose this analysis and these conclusions to the core learning partnership because they might detect flow in the analysis, or they might tell us that we have not considered this or that or many other things. Because I mean, let us face it, we are independent evaluators. We cannot pretend to understand the reality as good as those that are running a project or a program or a policy. I mean, they know many, many more aspects of the socioeconomic context in which policy or a program is embedded. So we have to listen to them, but we are not negotiating the conclusions. I mean, we are exposing them to criticism in terms of the analytical strength, the evidence, and so on. But no, we do not negotiate. When we negotiate is an expression that we cannot use with an independent evaluation, but certainly there where there is a debate, let's put it like this, is in the discussion around the recommendations, because the recommendations, they flow out of an independently undertaken analysis, but you can discuss with the stakeholders what they think about it, and maybe they can have suggestion about the direction. I'll give you an example. I mean, our recommendations are never very specific for the reason that I mentioned before. Otherwise, we cannot come back in 3-4 years and evaluate again something which has been totally influenced by us. So we don't produce blueprint type of recommendations. But let's take an example. I don't know, recently completed country program evaluation in Ghana detected that IFAD was supporting operations, programs, and projects in the south and in the center of the country, and neglecting the northern part of the country, where the biggest incidence of poverty, of rural poverty, is present. And our organization is about fighting rural poverty. So we are interested in growing potato or tomato necessarily. This is an instrument for reducing the poverty. And one of the strategic conclusion of the evaluation was to say, well, look, I mean, in terms of your geographical focus, there is something not in order, because, I mean, look at the statistic, look at the evolution, and look at also at the potential that there is in terms of agriculture in the south, in the north, and in the center. And an obvious conclusion is that we have neglected the region in which there are the largest amount of rural poor, and that is against our mandate, no? But we are not telling them in the very large northern part of Ghana, you go to these areas and we measure the square kilometers, or we are not telling them you have got to invest now 100 million rather than 50. No, that is left to them to decide. We might go further than telling them just go to the northern region. We will tell them, well, look, in terms of economic potential in the northern region, you better look for road corridors, because, I mean, the small farmers, which are our clients, they are mostly successful if they are not living in very remote areas. I mean, agricultural measures for improving agricultural productivity and for marketing the production is better available around roads, and so we can tell them
go in the north and go around road corridors, but then we stop there. We don't become too specific. We do not construct the next program of IFAD in the northern region of the country. That is left to them. And I'll explain to you later how we are going to chase them that they do that by themselves.